Benvenute e bentornate a coloro che già mi conoscono da tempo. A coloro che mi stanno conoscendo con questo video do il benvenuto. Io mi chiamo Gabriella, in arte Brica Bijou, e sul mio canale, come si può immaginare dal nome, condivido la creazione di bijou handmade e le mie passioni in generale, che non riguardano solo i bijou. Ci eravamo lasciati agli inizi di agosto. Ho cambiato il mio laboratorio, non ho ancora definito tutto per bene perché ahimè io sono lentissima, poi con il caldo non ne parliamo proprio, già sono indecisa di mio, quindi sono ancora in fase di spostamenti vari, però avevo ritrovato dei vecchi bijou e quindi c'è già qualche video qui sul canale. Se siete curiosi e volete andarla a vedere, andate pure a vederli. C'era un'altra parte di bijou che avevo ritrovato che in realtà non sono proprio i bijou ritrovati nel baule, ma sono più i bijou incompleti che non ho mai finito, non ho mai terminato, coppie di orecchini dove ce n'è uno solo, in genere sono quelli, bijou che non mi avevano convinto, quindi adesso vi mostro quello che ho ritrovato nella scatola. Quindi mi raccomando, se vi piacciono i contenuti ed il mio canale, cliccate sulla campanella ed iscrivetevi così da non perdere le prossime notifiche. E poi mi raccomando, giù nei commenti fatemi sapere qual è il vostro preferito, quale dovrei finire e quale eventualmente dovrei cestinare. Ci vediamo poi più in là, forse con un tutorial di soutache, forse. E mi sono arrivate delle pietre molto belle e vorrei creare qualcosa da condividere con voi. E niente ragazze, si ricomincia. Buon inizio di settembre. Ciao! Allora, la scatola in cui sono contenuti i bijou incompiuti è questa, ma in realtà ce n'è anche qualcun altro in giro. Allora, vediamo un pochino. Apro le varie scatoline e vediamo quello che ne esce fuori, anche perché molte volte realizzavo gli orecchini e poi mettevo da parte tipo il kit, come in questo caso, vedete? Avevo realizzato questo orecchino, è passato il tempo perché oggigiorno avrei sicuramente messo qui nell'archetto delle 15 e non delle 11, però diciamo che questo con qualche modifica potrei tranquillamente concluderlo. Avevo messo qui questa piccola parte di un elemento in metallo, queste piccole frange, non lo so se mi convince, però qui c'è tutto il kit per realizzarlo, qui vedete, ero ordinata, poi le cose però non le finivo, qui vedete ci sono tutti i pezzetti delle frange e qui ci sono le piattine soutache e qui c'è anche il cabochon, a dimostrazione che questi orecchini veramente sono di tanto tempo fa. Questi sono i cabochon di Cabochon Mania, me li ricordo precisamente perché li adoro, ne è ancora qualcuno. Guardate che belli, vabbè, ci sono tutti i fili appesi, va sicuramente terminato. Lo finirò o non lo finirò? Sicuramente per me va finito, quindi rimetto tutto a posto e vediamo cosa ne viene fuori. Quindi questo è il primo incompiuto a soutache. Ecco, non perdiamo i pezzi, altrimenti dopo questo video è fatta, non lo ritroverò più. Poi c'è, scusate, apro la scatolina qui, c'è un altro orecchino, questa volta questo è Albid Embroidery, spero che si veda. Avevo acquistato questi elementi alla fiera creativa e mi erano piaciuti tantissimo e alla fine avevo realizzato un unico orecchino Albid Embroidery, poi mi era sembrato un po' troppo vistoso e quindi alla fine non l'ho più completato ed è rimasto qui. Questo veramente non so se realizzare un ciondolo o poi fare un altro elemento e fare una collana o lasciare degli orecchini. Avevo addirittura già preparato anche il retro perché naturalmente Albid Embroidery si conclude anche il retro, quindi vedete avevo messo il pezzetto di pelle da parte, qui c'è la base, c'è l'elemento in cartoncino per irrigidire. Bisognerebbe solo vedere dove sono tutti questi altri pezzi, chi lo sa. Dovrebbe essere tutto qui, in questa scatolina. Ci sarà? Questo, vabbè, sono pezzi che sono capitati a caso.
però diciamo che anche questo potrei concluderlo, vedremo, ditemi sempre la vostra. Altro pezzo, anche questo mi ricordo che era l'oggetto di volevo fare un video su YouTube e feci forse una live, poi non so per quale motivo mi sono arrabbiata, però ricordo che poi per una sorta di ripicca, non lo so, non l'ho più finito, però questo secondo me vale la pena finirlo, e solo che di questo mi sa che non ho messo da parte le piattine, però ci sono tutti quanti qui gli elementi, compresi degli altri cabochon. Ricordo che c'era una famosa live, chissà se è ancora sul canale. Qua ci sono naturalmente i vari elementi, c'è la ginkgo, vedete, quest'altra perlina, naturalmente già c'è la base con la catena strass. I cabochon, questi li ho fatti io, me lo ricordo perfettamente, era il periodo in cui facevo i cabochon in resina e quindi mi sa che li finisco, anche perché questi colori quest'inverno funzionano. Forse ho messo da parte tutti gli elementi e c'è questo piccolissimo pezzetto di soutache a memoria del colore. Bah, vedremo cosa trovo in giro. Ripongo tutto e siamo al pezzo sospeso numero 3. Poi vediamo qui, questo in realtà mi sa che è il kit di un altro orecchino che però è da qualche altra parte. Ecco qua. Dove sarà? Lo cerco perché sono certa che c'è. Sono certa che c'è perché qui c'è la pietra e mi ricordo perfettamente l'orecchino e le piattine. Questa è una piattina che ho presi da Filo e Forme, mi ricordo le pietre, i cristalli. Vediamo se prima o poi viene fuori. Ritrovamenti nel baule, ripersi nel baule. Va bene, vi mostro prima quest'altro. Anche questo è molto datato. È un orecchino, scusate sempre le mie mani, è un orecchino al bead embroidery. Anche questo mai terminato. Anche questi cabochon sono di Cabochon Mania. E qui vedete ho tutto il kit. Ci sono le perline piccoline della Swarovski, quelle da 3, il cabochon, qui ci sono le 8.0 con la catena strass e vabbè, dovrei trovare solo le perline per fare la rifinitura, però non dovrei avere difficoltà. Ci sono anche le 8.0 e c'è anche il pezzo di ecopelle. Ecco qua, vi mostro il retro, direi preciso. E questa finitura è una finitura diversa, non è una finitura al brick stitch, e mi piace molto perché le perline, vedete, si dispongono in questo modo. Ci deve essere un tutorial qui su YouTube, penso ci sia ancora, dove io l'ho vista la prima volta, di Eliana Maniero, quindi andatevelo a vedere. Quindi siamo arrivati a quota 4, 5, ormai ho perso il conto, ma tanto voi già lo sapete che io perdo sempre i conteggi. Altri orecchini mai finiti, e questo mi dispiace perché ecco, li avrei potuti utilizzare quest'estate, sono questi orecchini a soutache con piastrellina di Manipolarte e poi queste piccole frange. Qui c'è un piccolo cabochon da 6 mm forato e anche di questo c'è tutto il kit tranne le piattine a soutache. Quindi se voglio terminare questi orecchini devo andare alla ricerca di piattine a soutache con la speranza di averle ancora, visto il periodo che è passato. Secondo me è passato veramente tanto tempo. Altri orecchini meravigliosi sono questi. Lo so che mi state aspettando. Questi sono i miei personalissimi che non ho mai terminato. Come vedete, qui avevo cucito col filo di nylon, che oggi quello non utilizzo più, lo sapete, e questi sono degli orecchini miei che devo terminare. C'era la goccia qui in basso che è completamente sfuggita, si è rotta e quindi va rifatto questo orecchino. E questi sono dei cabochon fatti da Antonella Mure e la Murena. Sicuramente avrete visto in qualche
occasione qualche suo video qui su YouTube. Lei fa soutache, bravissima, e questi erano dei cabochon che lei mi aveva donato. Ecco l'altro. E quindi io devo finire gli orecchini. Ho altri orecchini fatti con i suoi cabochon, facevo uno scambio tempo fa, però questi sono i ritrovamenti e quindi questo è ciò che ho trovato. Altro ritrovamento è questo orecchino della serie Giganti. Questo è un orecchino veramente enorme, grandissimo, insomma, guardatelo sulle mie mani, con tanti elementi, tante frange, non è stato fatto il retro, andrebbe rifinito per bene e in realtà non l'ho mai finito perché ho pensato che probabilmente sarebbe rimasto a me. Insomma, non sono bijou da portare tutti i giorni, ecco, se non in occasione, quindi o lo terrò lì per un po', farò l'altro e lo terremo in un reparto del mio laboratorio distinto per quelli, insomma, un po' più particolari. Avevo già fatto, insomma, buona parte anche degli altri elementi, però tutto quanto qui nel sacchettino, con queste piattine meravigliose, sacchettino con tutti quanti gli elementi. L'unica cosa mi sa che il fiore, ecco, il fiore non è lo stesso colore, dovremo sostituire i fiorellini perché chiaramente quello che ho messo qui non solo è un altro colore, ma è anche un'altra tipologia. Evidentemente quella sera dormivo beatamente, però vabbè, tutto il resto dei pezzi, ragazzi, c'è. Poi, altro orecchino mai finito, questo è un orecchino, cioè uno è finito, è un orecchino al brick stitch, lo chiamerei soutache stitch, non lo so. Vedete, sono tutte le perline cucite lungo il contorno, è un unico filo con tutte 8/0 e perline ed è grandissimo. Penso che lo smonterò oppure ne farò un ciondolo, un pendente, perché come orecchino alla fine in questo caso qui non mi piace tanto. Altro orecchino della serie Giganti, anche questo molto grande, e quando dico grande vuol dire che superano i 10 cm abbondantemente. Ecco, misuriamo, ve lo dico. Ah no, 10 cm. Ok ragazze, mettendo il perno sono una decina di centimetri, quindi questi anche sono belli vistosini, forse leggermente più piccini degli altri. Non so se ho registrato oppure no, spero di sì. Comunque ho ritrovato questo che ho fatto tantissimo tempo fa e volevo farvi il tutorial qui su YouTube di come si fanno questi basi di orecchini con questa sorta di ricamo. Ecco il motivo per cui l'avevo messo da parte. Altro orecchino che dovrò terminare al soutache è questo, anche perché secondo me per la stagione autunnale questo ci sta, però aspetto sempre i vostri commenti sul da farsi. E altro orecchino di cui manca naturalmente la coppia, dove c'erano questi delicatissimi fiorellini, foglie e questa goccia, fiorellino mi sa Paola Boccardi, foglie e gocce di Yaska Shock, delle amiche conosciute su Facebook, perché succedono queste cose. Anche qui vedete c'è questo fiore bellissimo con queste perle keshi, oddio in questo momento mi sfugge il nome, a volte ho dei lapsus tremendi e quindi insomma è divertente vedere anche queste cose e ritrovare, far riaffiorare dei vecchi ricordi. Altro orecchino a soutache mai completato è questo, con delle pietre dure, un'unica piattina. Questo lo stavo realizzando per un'amica, poi abbiamo fatto un cambio di programma e quindi è rimasto lì e ha preso degli orecchini con delle altre pietre, però ho una scatola piena di pietre e decisamente per il nuovo anno soutache stone, decisamente ho troppe pietre meravigliose e vanno decisamente utilizzate. Penso che per questo video ho finito, spero che non sia venuto troppo lungo, ma soprattutto spero che si veda qualcosa
e aspetto il nuovo telefonino, la nuova camera per poter condividere con voi i nuovi video. Vi abbraccio tutte ed auguro sempre a tutte buona creatività. Ciao!